Tutto inizia con una pressione insostenibile. Immagina di essere compresso in uno spazio microscopico, circondato da milioni di tuoi fratelli. Sei una singola spora. Non hai occhi, non hai cervello, eppure senti che il momento è arrivato. La tensione idraulica sale. L'acqua si accumula alla base della tua capsula. La pressione interna raggiunge le 7 atmosfere, la stessa che schiaccerebbe un essere umano a 70 metri sott'acqua. E poi, in un istante che dura meno di un millesimo di secondo, il lancio. Vieni sparato via con un'accelerazione di 25.000 G e una velocità di 1 o 2 metri al secondo. 25.000 volte la forza di gravità. Un astronauta sviene a 9 G. Tu, invece, sei nato per questo. Sei un proiettile biologico sparato nel vuoto. Ora galleggi, l'accelerazione brutale è finita. Sei sospeso nell'atmosfera, un granello di polvere invisibile in un oceano d'aria. Sotto di te il mondo scorre via veloce. Foreste giganti, fiumi che sembrano vene d'argento, città di cemento. Ma tu non sei solo. Sei circondato da miliardi di altre particelle, pollini, batteri, polvere cosmica. Siete i viaggiatori invisibili. Il vento ti porta via. Lontano dal fungo madre, lontano dalla sicurezza. Potresti viaggiare per chilometri, attraversare oceani o salire fino alla stratosfera. Sei in balia del caos, un naufrago nello spazio aereo, in attesa che la gravità o una goccia di pioggia decida il tuo destino. La caduta è lenta, ma inesorabile. L'aria diventa più densa, più umida. Poi l'impatto. Non atterri su un prato soffice. Alla tua scala atterri in una giungla aliena e mostruosa. Ti schianti tra detriti giganti di foglie morte, frammenti di roccia grandi come palazzi e carcasse di insetti. È buio, è umido e non sei il benvenuto. Il suolo è un campo di battaglia. Batteri predatori e nematodi giganti strisciano nel fango attorno a te, cercando qualcosa da divorare. Ma tu sei protetto. La tua parete cellulare è fatta di chitina, lo stesso materiale duro che compone l'esoscheletro degli scorpioni e dei granchi. Sei una fortezza chiusa, una capsula del tempo biologica in attesa di un segnale. Passano le ore, forse i giorni. Sei in stasi, immobile come una pietra. Aspetti una combinazione precisa, un codice di sblocco chimico. Temperatura corretta, assenza di luce diretta, ma soprattutto acqua. Una molecola d'acqua tocca la tua superficie, poi un'altra. La tua corazza rileva l'umidità. È il segnale. I meccanismi interni, fermi da quando sei stato lanciato, si riattivano. Il tuo DNA, un lungo nastro di istruzioni arrotolato stretto nel tuo nucleo, comincia a vibrare. Viene inviato un comando irreversibile: germinare. Non si torna indietro. Se sbagli ora, se l'acqua si asciuga troppo presto, morirai. È una scommessa totale sulla vita. La parete si rompe. Non è un'esplosione, è una spinta controllata. Dal tuo corpo sferico emerge un singolo tubo trasparente, la prima ifa. È sottile circa 1/10 o 1/20 di un capello umano, ma ha una forza penetrante incredibile. Spingi via i granelli di terra. Ti allunghi nel buio. Non hai più la forma di una palla, ora sei diventato un esploratore lineare. La punta della tua ifa è un sensore chimico avanzatissimo che assaggia il terreno millimetro per millimetro. Cerchi cibo, cerchi zuccheri, legno morto, foglie in decomposizione. Sei solo un filo nel nulla, vulnerabile, ma determinato a conquistare lo spazio vuoto attorno a te. Hai trovato un ostacolo, un frammento di legno duro, impossibile da attraversare per chiunque altro. Ma tu non ti fermi. Tu non hai una bocca per mangiare. Tu mangi con tutto il corpo. Rilasci un cocktail di enzimi acidi, vere e proprie forbici molecolari, direttamente nell'ambiente. Guardi il legno solido sciogliersi davanti a te.
Le complesse catene di cellulosa e lignina vengono smontate pezzo per pezzo, trasformate in zuccheri semplici. È una digestione esterna. Trasformi il mondo attorno a te in zuppa e poi la bevi. Assorbi i nutrienti e li usi per spingerti ancora più avanti, ancora più veloce. Il legno morto diventa la tua energia vitale. Mentre ti espandi, senti qualcosa. Un segnale chimico che non è cibo, è un richiamo. Nel buio del terreno incontri un'altra ifa. Non sei tu, è un altro individuo nato da un'altra spora. Vi toccate. I vostri codici genetici si scambiano informazioni in una frazione di secondo. Siete compatibili. Le pareti si dissolvono nel punto di contatto e vi fondete. I nuclei migrano da un tubo all'altro. Non sei più un individuo solitario. Ora sei una rete. Sei un micelio. La tua capacità di esplorazione raddoppia, triplica. Diventi una colonia interconnessa che condivide risorse istantaneamente. Se una parte trova acqua, tutta la rete beve. La tua rete cresce fino a toccare qualcosa di immenso. Una radice. È la radice di un albero gigante che svetta 50 metri sopra la tua testa. Per un batterio, questa radice sarebbe un muro invalicabile. Per te è un partner commerciale. Ti avvolgi attorno alla punta della radice, o forse penetri delicatamente al suo interno senza ferirla. Inizia la negoziazione più antica del mondo. L'albero ha qualcosa che tu non puoi creare. Zuccheri, prodotti lassù, alla luce del sole. Tu hai qualcosa che l'albero non riesce a estrarre. Fosforo, azoto, minerali rari intrappolati nelle rocce, scambiate. Tu gli dai i minerali, lui ti dà lo zucchero. Ti connetti al World Wide Web. Ora sei parte del sistema nervoso della foresta. Diventi vasto. La tua rete sotterranea si estende per metri, forse chilometri. Non sei più un organismo statico, sei un'autostrada liquida. Al tuo interno, il citoplasma scorre veloce, trasportando nutrienti da una parte all'altra del bosco. Se un albero giovane è in ombra e sta morendo di fame, l'albero madre può inviargli zucchero attraverso il tuo corpo. Tu sei il corriere. Sei l'internet della terra. Senti i passi degli animali sopra di te come terremoti lontani. Senti la pioggia prima che tocchi le radici profonde. Sei diventato il dominatore silenzioso del sottosuolo, una massa vivente che può pesare tonnellate, eppure rimanere completamente invisibile all'occhio umano. Poi qualcosa cambia. Forse è la temperatura che scende. Forse è una pioggia abbondante dopo mesi di siccità. O forse il cibo sta finendo e devi spostarti. La rete prende una decisione collettiva. È tempo di riprodursi. Migliaia di ife convergono in un unico punto, vicino alla superficie. Iniziano a intrecciarsi freneticamente, girando una sull'altra, creando nodi densi e compatti. Non stai più esplorando, stai costruendo. Stai tessendo un corpo solido, fatto interamente di fili. Si forma una piccola sfera bianca, dura come un sasso. È il primordio. L'uovo da cui nascerà quello che gli umani chiamano fungo. Ma ricorda, il fungo non è l'animale, è solo il suo fiore. Come fa un fungo morbido a rompere l'asfalto? Non usa i muscoli, usa l'idraulica. Il primordio è pronto. Ora la rete pompa acqua al suo interno con una violenza inaudita. Le cellule non si moltiplicano, si gonfiano, si allungano. Immagina migliaia di palloncini microscopici che vengono gonfiati tutti insieme dentro una scatola chiusa. La forza generata è spaventosa. La pressione di turgore spinge verso l'alto con una forza capace di sollevare pietre, rompere il cemento, fendere il legno. Sei una pressa idraulica a rallentatore. Spingi contro il tetto di terra che ti opprime. Il suolo si crepa. La luce filtra attraverso le fessure. Rompi la superficie. Per la prima volta dopo mesi o anni sei all'aria aperta. Ma non ti fermi. L'acqua continua a pompare.
Il gambo si alza, portando il cappello prezioso lontano dal suolo, lontano dai batteri, su nelle correnti d'aria. In poche ore raddoppia le tue dimensioni. È una crescita esplosiva, quasi visibile a occhio nudo. Il velo che proteggeva le tue lamelle si strappa, lasciando un anello sul gambo. Il cappello si apre come un ombrello al rallentatore. Ora sei un gigante. Sei emerso dal mondo sotterraneo per compiere l'atto finale. Sei una torre di lancio pronta a sparare. Sotto il tuo cappello, tra le lamelle, milioni di nuove spore sono pronte. Ma non cadono semplicemente. Devono essere lanciate per non rimanere intrappolate tra le lamelle stesse. Usi una fisica geniale. Su ogni spora si condensa una microscopica goccia d'acqua, la goccia di Buller. Quando la goccia raggiunge una dimensione critica, scivola e sposta il baricentro della spora. Clic. La tensione superficiale scatta come una molla. La spora viene catapultata via a velocità folle, ma solo per pochi millimetri, quanto basta per entrare nella corrente d'aria e volare via. Ripeti questo clic milioni di volte al minuto. Sei una pioggia invertita. Hai rilasciato il tuo carico. Miliardi di copie di te stesso sono ora in viaggio nel vento, verso nuovi mondi. Il tuo compito quassù è finito. L'acqua che ti teneva eretto smette di fluire. La gravità, che avevi sconfitto con la pressione idraulica, torna a vincere. Il tuo corpo inizia ad afflosciarsi. Diventi scuro, molle. I batteri e le larve che avevi tenuto a bada ora banchettano con la tua carne. Ti sciogli. Torni a essere fango. Per un osservatore umano sembra la morte. Sembra la fine triste di una vita breve. Ma si sbagliano. Si sbagliano di grosso. Tu non sei morto. Quel corpo molle era solo un frutto, una mela caduta dall'albero. Tu, il vero tu, sei ancora laggiù. Sei la rete. Sei il micelio che si estende per chilometri sotto la foresta, vivo, pulsante, eterno. Hai perso un'antenna, ma il sistema è intatto. Continuerai a mangiare rocce, a scambiare messaggi con le querce secolari, a connettere la foresta in un unico superorganismo. Potresti vivere per 1000 anni. Potresti diventare l'essere vivente più grande del pianeta. Aspetterai solo la prossima pioggia, il prossimo autunno, per lanciare di nuovo i tuoi figli verso le stelle. La prossima volta che camminerai in un bosco e vedrai un fungo spuntare dal terreno, non calpestarlo. Fermati. Pensa a cosa c'è sotto i tuoi piedi. Pensa alla rete infinita che pulsa sotto le tue scarpe, all'intelligenza silenziosa che tiene in vita l'intera foresta. Pensa al viaggio impossibile di quella singola spora, sopravvissuta allo spazio, al tempo e ai predatori solo per emergere lì, in quel preciso istante. Noi camminiamo sopra un universo alieno e raramente ci degniamo di guardare in basso. Io sono Renderium e questo è il mondo nascosto che sostiene il nostro. Iscriviti per continuare a esplorare l'invisibile.